Benvenuti in questa mia prima lezione. In questa lezione parliamo dell'interfaccia grafica del software. L'apertura del software, lo schermo si presenta diviso in finestre. Le finestre che vengono presentate sono la finestra info in alto, a destra sempre in alto la finestra dell'outliner in cui si trovano l'elenco di tutti gli oggetti all'interno della scena, sotto la finestra delle proprietà, la property window in cui si trovano tutti i comandi relativi alla gestione del software che elencheremo in una successiva lezione. In basso all'apertura Blender propone la timeline e al centro, la finestra più grande che viene aperta, la 3D view, che è anche la finestra principale in cui si svolgerà la maggior parte del lavoro. È possibile massimizzare una finestra portandola a schermo intero con i tasti CTRL freccia in su, per poi ridurle con il tasto sempre CTRL freccia giù. È possibile suddividere una finestra, quindi aggiungere continuamente delle finestre secondo quelle che sono le nostre esigenze, oppure unirle sempre cliccando sull'angolino, quel piccolo triangolino che c'è in alto a destra, con il tasto sinistro, trascinando verso sinistra si dividono le finestre, mentre verso destra, quindi sovrapponendole, aspettando che appaia questa freccia che si vede, le finestre vengono unite. Si può creare anche una nuova istanza ad una finestra, tenendo premuto, sempre posizionandosi sul triangolino in alto a destra, tenendo premuto il tasto Shift, il tasto per le lettere maiuscole e il tasto sinistro, trascinando si crea una nuova istanza. Quindi questo è molto comodo per poter lavorare su più monitor. L'intestazione di una finestra può essere eventualmente nascosta se necessario, o se in questo caso apparirà questo piccolo simbolo più per poterla poi rivisualizzare. Ai lati di ogni singola finestra Blender già propone di default alla sua apertura la tools bar. Ci sono comunque sempre per ogni singola finestra le sidebar che possono essere mostrate con il tasto T per quanto riguarda la toolbars e il tasto N per quanto riguarda la barra delle proprietà. Rimane sempre anche qui, come si vede, questo simbolo più per poter far apparire la finestra nel momento in cui non si vogliono usare le scorciatoie da tastiera. Le principali finestre utilizzate per la modellazione e la renderizzazione degli oggetti sono, come abbiamo detto, la 3D view, in cui si svolge la maggior parte del lavoro di modellazione, poi la finestra dell'UVimage Editor. Come vedete, ogni finestra può diventare ciò che si vuole, no? Mediante questo selettore che si trova sempre a sinistra in basso della finestra. L'UVimage Editor, che è quella che vedete qui, ed è la vista in cui si editano le mappature UV degli oggetti, in cui si gestiscono le immagini. Un'altra finestra che si utilizzerà molto, considerato che il motore di rendering che dà i migliori risultati e Cycles Render sarà la finestra del Node Editor. Qui in questa vista si gestiranno i materiali, le texture e il compositing per il rendering.
L'altra finestra è la finestra delle properties, in cui vi sono tutti i comandi, come avevo già detto all'inizio, per la gestione del software, e la finestra della outliner, in cui vi sono tutti elencati tutti gli oggetti presenti nella scena. I pannelli, i pulsanti, i controlli delle diverse finestre verranno comunque sviluppati durante l'utilizzo del software. Salvo alla prossima lezione un piccolo elenco di quelli che sono tutti i comandi presenti nella property bar. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima lezione.